a questo nuovo webinar organizzato da Netix. Mi presento per quanti ancora non mi conoscono, sono Andrea Baggio e sono una persona che si occupa dell'assistenza tecnica di supporto sui prodotti della gamma Netix. Nei mesi scorsi abbiamo avuto modo di fare altri webinar nei quali abbiamo approfondito ogni prodotto facente parte della gamma lanciata tra il 2022 e il 2023, ovvero la gamma Next. Trovate quindi tutti i webinar precedenti nel nostro sito o nel nostro canale ufficiale di YouTube, dove tra l'altro verrà caricato poi anche chiaramente questo. Se negli altri webinar abbiamo appunto approfondito le specifiche tecniche di ogni singolo prodotto, l'obiettivo di oggi era più che altro quello di andare a vedere le differenze tra i vari prodotti, quindi tutti i prodotti che costituiscono la gamma Next, quali differenze hanno l'uno con l'altro, e quindi di vedere le caratteristiche principali di ciascuno, con però appunto il focus più che altro sulla differenza, per capire anche quale prodotto possa fare più a caso vostro. Prima di cominciare ad addentrarci quindi con l'argomento di oggi, vi ricordo che avete a disposizione una chat che dovrebbe trovarsi in basso a destra nel vostro schermo, che vi consente di interagire con me. È anonima, nel senso che solo io posso vedere chi scrive, quindi non abbiate nessun tipo di timore, e ponete pure tutte le domande che vi sembra opportuno fare, o anche semplicemente chiedere magari di rispiegare qualche concetto o di approfondirne qualcun altro, quindi potete interagire con me. Io ogni tanto farò delle pause, quindi poi andrò a recuperare le eventuali domande per rispondere appunto a tutti voi. Quindi, come dicevamo, partiamo quindi con il webinar. L'obiettivo di oggi è quello di vedere la differenza tra i vari prodotti, in quanto diciamo che tutti quanti nascono da una stessa architettura di base, quindi da una stessa piattaforma anche, sono tutti quanti, si appoggiano tutti quanti a Linux, che è un sistema operativo, e sono fatti in maniera modulare, nel senso che a seconda della tipologia di dispositivo troveremo più o meno moduli, ovvero più o meno funzioni, e questo diciamo ci dà internamente la possibilità di mantenere i prodotti allo stesso modo, quindi di non rischiare di lasciarne indietro uno piuttosto che un altro, ma di fare le modifiche praticamente su tutti i dispositivi, quindi anche in caso di aggiunte di funzionalità le andremo a trovare su tutti quanti. Ci sono una serie appunto di elementi in comune che balzeranno subito all'occhio, tra cui l'interfaccia web, che di fatto si trova su tutti i dispositivi, che è quindi il nostro tool di programmazione e anche di visualizzazione in tempo reale di tutti i segnali che stiamo acquisendo. Quindi non è richiesto per nessuno dei prodotti che andremo a vedere oggi alcun tipo di software aggiuntivo, non vanno installati driver, si fa tutto quanto tramite l'interfaccia web, che sarà raggiungibile in base al prodotto attraverso varie interfacce di rete che dopo andremo a vedere. Tutti i nostri dispositivi sono in grado di ricevere ed inviare dati da o verso un cloud o comunque verso una piattaforma esterna, non necessariamente quella fornita da noi, ma sono in grado di integrarsi anche con altre piattaforme di terze parti. E diciamo che tutti, anche se in realtà vedremo che ce n'è uno che fa eccezione, sono in grado di analizzare degli input, quindi dei segnali, e di restituire degli output, che può essere automazione, può essere l'invio di qualche segnalazione. Quindi queste sono un po' le caratteristiche principali che troviamo su tutti i nostri prodotti. Per andare a vedere un po' più nel dettaglio invece le caratteristiche hardware, che lì chiaramente sono differenti, abbiamo preparato questa piccola tabella. Adesso non serve che vediamo tutte le varie opzioni, comunque poi queste slide saranno disponibili anche per voi, quindi se volete potete farne richiesta e vi verrà mandata questa tabella comparativa. Quindi vediamo che ci sono diverse tipologie, anzi sì, diversi metodi diciamo per alimentare i prodotti, perché quelli di fascia più bassa, che sono V111 e V112, vanno alimentati da USB, quindi a 5 volt, mentre invece tutti gli altri sono pensati per l'installazione su quadro e quindi hanno un'alimentazione un po' differente. Poi nei vari livelli della gamma Next troveremo magari dei prodotti che sono del tutto simili tra loro, che si differenziano però soltanto per il tipo di interfaccia di rete, quindi il tipo di connettività,
È il caso appunto del 111-112, dove uno ha il modem LTE e l'altro Wi-Fi, ma condividono tutto il resto delle funzionalità e delle caratteristiche. Poi qui abbiamo anche un elenco degli ingressi, quindi si vede che la prima differenza tra i vari dispositivi è data chiaramente anche dall'I/O di cui dispongono. Nell'entry level abbiamo un solo ingresso e una sola uscita, nel 151-152, quindi la mid level, abbiamo 2 ingressi analogici, 4 digitali e 2 uscite RD, mentre invece nel 500 Plus abbiamo 8 digital input, 8 quindi ingressi digitali, 2 uscite RD e 2 ingressi analogici. Il V200 Plus è il dispositivo che fa un po' da eccezione, come dicevo prima, in quanto non nasce proprio per il telecontrollo, ma ha delle funzioni specifiche che dopo avremo modo di approfondire. Di conseguenza qui abbiamo un solo contatto in ingresso, ma non appunto per collegarci sonde o sensori, ma più che altro come eventualmente segnalazione di allarme, quindi per segnalare un blocco o una problematica nell'impianto. Poi qua vedete appunto le caratteristiche di RD che di fatto sono le stesse per tutti quanti e un po' un riepilogo delle varie porte che abbiamo a disposizione. Questo quindi per quanto riguarda le differenze hardware, e direi allora di addentrarci a vedere l'entry level della gamma Next, che è costituito da i V111 e i V112. Come dicevo, sono 2 moduli estremamente compatti, non pensati per il montaggio su barra DIN, anche se in realtà hanno delle calamite, quindi volendo si possono mettere anche lì, però diciamo sono pensati per un utilizzo un po' meno industriale. E l'unica differenza tra i due è il fatto che, come dicevo prima, quello rosso ha un modem LTE all'interno, quindi è in grado di supportare la lettura di una SIM e di effettuare una connessione 4G tramite la stessa, mentre invece il V112 ha un modulo Wi-Fi e quindi si può collegare a una qualunque rete Wi-Fi esistente. Non fa quindi da access point, ma è lui che si collega ad un router Wi-Fi che eventualmente si trova lì nelle vicinanze. Le funzionalità, diciamo, di base di questi 2 prodotti sono elencate in questa slide, dove vedete hanno ovviamente entrambi l'interfaccia web. In questo caso l'interfaccia web è raggiungibile direttamente tramite il cavo USB, quindi una volta collegata l'USB ad un PC verrà generata in automatico una nuova rete, quindi senza che voi dobbiate installare o configurare nulla, e digitando un indirizzo che verrà poi riportato comunque anche nel manuale che accompagna il dispositivo nel vostro browser, quindi digitando questo indirizzo riuscirete a vedere l'interfaccia come i 3 esempi che vedete lì sulla sinistra. Tramite l'interfaccia quindi potrete configurare il dispositivo, potrete vedere anche una volta configurati i vari sensori o comunque i vari ingressi, le letture in tempo reale, anche tramite dei grafici in real time, come sempre si può vedere dall'esempio riportato nella slide. E questa interfaccia, diciamo, è anche raggiungibile da remoto una volta configurato il tutto, nel senso che se il dispositivo è in grado di interfacciarsi ad una rete internet, in qualche modo, diciamo, può essere raggiungibile anche da remoto. La modalità più sicura è quella, diciamo, che risolve la maggior parte dei problemi legati ad eventuali firewall, eccetera, eccetera, è sicuramente la VPN, che vi consente quindi di collegarvi direttamente al dispositivo su un'interfaccia privata, su una rete privata, quindi senza diciamo il rischio che qualcuno si possa intromettere. Però nel caso ad esempio dell'LTE potremmo anche sfruttare la connessione data dall'operatore, quindi dalla SIM, per accedere direttamente all'interfaccia web tramite l'indirizzo IP così ottenuto, così come nel caso del Wi-Fi, se il router a cui ci siamo collegati ha una porta aperta, chiaramente ci dà anche la possibilità di poter accedere da remoto. Quindi diciamo l'interfaccia sicuramente, il primo step è quello di vederla tramite l'USB per fare la primissima configurazione, per dare modo anche al dispositivo di potersi interfacciare poi con la rete internet. Una volta fatto questo la si può vedere anche da remoto e può tornare utile anche per, un esempio, potrebbe essere magari cambiare il numero di telefono di una persona destinataria degli SMS di allarme, quindi nel caso del 211, senza dover andare lì nell'impianto, chiaramente poterlo fare da remoto può essere sicuramente vantaggioso. Poi quindi oltre all'interfaccia web abbiamo la possibilità di creare, diciamo, delle logiche basate su eventi azioni,
si basano sulle variabili, laddove per noi la variabile è qualunque cosa stiamo leggendo attraverso l'input o qualunque cosa sia collegata al relè, quindi all'output. Per noi diventa una variabile e possiamo andare a definire una serie di eventi, di azioni sul superamento di una soglia o comunque sul raggiungimento, diciamo, di un certo valore critico che andrete poi a decidere voi in base chiaramente a quello che ci avrete collegato. Qui nell'esempio vediamo la lettura di un banale galleggiante, quindi uno stato alto, uno stato basso, alto livello, basso livello. Il dispositivo è in grado di intercettare questo cambiamento di fronte e poi eventualmente azionare quella che è una pompa collegata al suo relè. Così come anche inviare degli alert, quindi dei messaggi interamente personalizzabili di SMS, email o chat, che è un'altra diciamo, caratteristica comune a tutti i nostri dispositivi, per segnalare quindi a uno o più persone destinatarie l'avvenuto allarme o comunque il raggiungimento appunto di una soglia critica. Oltre a questa tipologia di eventi, azioni, quindi basati sulla lettura del sensore collegato, abbiamo anche la possibilità di crearne degli altri che sono basati invece su una data e ora fondamentalmente, o comunque sul funzionamento giornaliero, settimanale, eccetera, eccetera. Questo è lo scheduler, quindi la seconda parte della slide. Praticamente tramite l'interfaccia web avrete la possibilità di definire degli orari di funzionamento ai quali, ad esempio, avviare un macchinario, accendere qualcosa, spegnere qualcosa, da fargli fare quindi in maniera ripetuta nel tempo. Quindi posso dire alle 8 di mattina di ogni lunedì accendi qualche cosa, che può essere ad esempio appunto una pompa, un macchinario, qualunque altra cosa, e quindi il dispositivo, una volta programmato in questo modo, sarà in grado in autonomia di fare la stessa azione ogni giorno alla stessa ora. Ovviamente si possono definire più scheduler, quindi posso definire anche funzionamenti diversi per ogni giorno, così come funzionamenti diversi per ogni mese, e quindi creare anche delle logiche, diciamo, un po' più complesse. Allora, come dicevo, questi dispositivi, in realtà 111 e 112, hanno in teoria un solo input e un solo output, quindi un sensore, una sonda e un qualcosa di cui poter cambiare lo stato per ogni singolo dispositivo. In realtà c'è un modo per far sì che possano acquisire più segnali o comunque che possano avere accesso a più informazioni, che è quello di utilizzare il protocollo MQTT, di cui tutti i nostri dispositivi sono provvisti. Il protocollo MQTT è uno standard molto, diciamo, in voga nel mondo dell'IoT, che permette di far dialogare dispositivi non per forza dello stesso produttore tra loro, rendendo quindi disponibili delle informazioni a uno o più dispositivi e facendo in modo che diciamo, le informazioni siano bidirezionali, quindi ogni dispositivo che appartiene a questa rete, diciamo, è in grado sia di ricevere che di inviare informazioni verso un server centrale, che in questo caso è denominato broker, il quale poi si preoccuperà di mandare, diciamo, quell'informazione a tutti coloro che hanno richiesto di riceverla, quindi che hanno fatto, si dice, il subscribe. Tutti i nostri dispositivi sono compatibili con questo protocollo e quindi possono parlare tra loro, banalmente, quindi più dispositivi potrebbero dialogare tra loro condividendo informazioni tramite l'MQTT, o comunque anche verso dei dispositivi appunto anche di terze parti. Quindi un esempio potrebbe essere un termostato smart, ce ne sono diversi in commercio che supportano il protocollo MQTT. Se condividono l'informazione, per dire, della temperatura, potremo fare in modo di acquisirla anche con il nostro 111 o il nostro 112. Quindi è una connessione verso un server che mette a disposizione delle informazioni che derivano da dispositivi di vario genere, di vari produttori, di varie tipologie. E tutto questo quindi consente anche al nostro dispositivo V111, V112 di poterlo ottenere e di poter fare eventualmente gli eventi, le azioni che abbiamo visto prima, quindi segnalare magari via SMS piuttosto che via mail l'avvenuta, insomma, raggiungimento di una soglia critica, eccetera, eccetera. Oltre quindi all'MQTT, che è un metodo, diciamo, per condividere
informazioni con altri dispositivi, come abbiamo visto, ma anche per lanciare dei comandi. Anche nel nostro entry level della gamma Next abbiamo la possibilità di prendere i dati raccolti, indipendentemente che arrivino direttamente dall'ingresso di cui dispongono i dispositivi o che arrivi appunto tramite protocollo MQTT, e di inviarli poi verso una piattaforma cloud per quindi andare a generare uno storico dati, quindi per poi avere come risultato un grafico, delle tabelle da consultare per vedere nel corso del tempo tutti i dati raccolti. Netix fornisce ovviamente un proprio cloud, che è Netix Cloud, che permette quindi di gestire tutti i propri dispositivi in un unico punto, fare in modo che invino tutti quanti i dati allo stesso punto, e quindi con delle credenziali che poi andrete a crearvi avrete la possibilità di vedere ogni singolo impianto, la sua storia, tutti gli allarmi per ogni singolo dispositivo e tutti quanti i dati inviati da ogni singolo dispositivo, per appunto, come dicevo prima, vedere dei grafici, delle tabelle, o anche per fare un export di questi dati ed averlo quindi poi a disposizione nel vostro PC. Non sono però compatibili soltanto con il nostro cloud, nel senso che utilizzando dei protocolli di invio dati di comunicazione standard, tra cui l'HTTP GET, l'HTTP POST e altri, possono essere interfacciati anche con piattaforme IoT, non per forza di cose Netix, quindi anche piattaforme IoT che potrebbero essere le vostre, qualora voi ne abbiate una, creata insomma apposta per voi, o comunque di terze parti, quindi se ne trovate qualcuna di particolarmente interessante, i nostri dispositivi sono comunque compatibili. Ecco, passiamo quindi alla prossima slide. Ok, allora la VPN in realtà è un argomento di cui abbiamo parlato un pochino anche prima. Diciamo, è un metodo che vi consente, una connessione sicura che vi consente di poter raggiungere il dispositivo da remoto tramite una rete privata, quindi evitando l'esposizione, diciamo, di un IP pubblico, e quindi evitando di rendere accessibile anche da potenzialmente malintenzionati, insomma, il vostro dispositivo. Tramite la VPN si stabilisce quindi una connessione di questo genere, quindi ci sarà il vostro PC o comunque il vostro dispositivo che si connette ad un server, il quale server poi metterà in comunicazione il vostro dispositivo con il vostro PC, e quindi vi darà modo di poterlo raggiungere in tempo reale da remoto. Questo si applica sia nel caso del 211 che nel caso del 212, in quanto, indipendentemente dal fatto che la connessione venga fornita, diciamo, dalla rete dati della SIM o da un router wifi, avrete comunque la possibilità di utilizzare la VPN. Anche in questo caso la VPN può essere di due tipologie, nel senso che i nostri dispositivi utilizzano uno standard, ovvero OpenVPN, che li rende compatibili con un qualunque tipo di server che sia in grado di diciamo, leggere o comunque di usare lo stesso protocollo. Però chiaramente Netix fornisce anche il proprio server VPN, quindi è la stessa piattaforma utilizzata anche per l'invio dati, quindi il cloud di cui abbiamo parlato poco fa, e può anche fornire il servizio VPN, dando modo quindi al cliente di accedere a tutti i suoi dispositivi da un unico punto, come dicevamo prima, utilizzando un software gratuito che abbiamo sviluppato, che si può tranquillamente scaricare dal nostro sito, che vi consente appunto di vedere tutta la lista dei vostri device, selezionare quello che vi interessa e accedervi senza dovervi ricordare del suo indirizzo, senza aver bisogno di installare driver aggiuntivi o di configurare certificati, fa tutto quanto in automatico. Se però decidete di utilizzare un vostro server VPN, o se ne avete già uno di terze parti che utilizzate con altri dispositivi, ecco che anche i nostri sono comunque compatibili, perché utilizzano un protocollo assolutamente compatibile con altre piattaforme. Ecco, un'ultima funzionalità, diciamo, che ha senso, di cui ha senso parlare, è quella del backup restore. Il backup restore, diciamo, una volta configurato il vostro dispositivo, vi consente sostanzialmente di scaricare un file di configurazione
da poi andare da dare in pasto eventualmente ad altri dispositivi della stessa tipologia. Quindi una volta fatta la configurazione nel vostro 211, se dovete crearne altri 5-10 con caratteristiche molto simili, magari che devono leggere lo stesso tipo di sensore, di sonda, che devono inviare lo stesso tipo di allarme, eccetera, eccetera, anziché rifare nuovamente la configurazione, potete semplicemente scaricare un file e darlo in pasto a tutti gli altri. Quindi in pochi secondi, diciamo, riuscite a predisporre più dispositivi. Queste, diciamo, sono le funzionalità base del 211, cioè le funzionalità del 211 e 212 che costituiscono anche la base per i prodotti di fascia superiore che adesso andremo a vedere. Se volete io vi lascio un po' di tempo per fare qualche domanda, vediamo se qualcuno ha qualche cosa di specifico da chiedere e poi riprendiamo. Ok, allora direi che possiamo andare avanti, comunque appunto non preoccupatevi se anche fate domande mentre sto parlando, appena ne ho l'occasione vi vado a recuperare. Quindi allora passiamo alla seconda fascia della gamma Next, che è costituita quindi da V151 e V152. Siccome appunto il focus di questo webinar è quello di individuare le differenze tra le varie fasce, quindi per capire insomma quale prodotto può fare più a caso vostro, non andrò adesso a ripetere e a riprendere le funzionalità già descritte in precedenza per il 111 e 112, le abbiamo riassunte qui, quindi vedete appunto l'interfaccia web, le eventuazioni, tutte cose di cui abbiamo già parlato. Chiaramente sono disponibili anche in questo caso, quindi diciamo costituiscono la base del 151 e 152, che però faranno qualcos'altro rispetto ai prodotti che abbiamo visto prima. Ecco, anche in questo caso l'unica differenza tra i due modelli 151 e 152 è data dalla connettività, quindi il primo ha un modem LTE, quindi un modem 4G a bordo, mentre invece il secondo è in grado di utilizzare una qualsiasi rete Wi-Fi per poter inviare dati o ricevere dati. Per quanto riguarda invece le differenze hardware, le avevamo viste all'inizio, diciamo, nella tabella comparativa, quindi diciamo che qui non abbiamo più soltanto un ingresso e un'uscita, ma abbiamo due ingressi analogici, 4 digitali e 2 uscite RLE. Gli ingressi analogici, come nel caso in realtà anche degli altri prodotti, sono configurabili, nel senso che potete decidere di leggere dei sensori o comunque delle uscite in tensione o in corrente, quindi 0,5, 0,10 volt, 0,20, 420 mA o temperatura. Gli ingressi digitali possono essere configurati invece per leggere dei semplici segnali aperto o chiuso o come totalizzatori, quindi per contare gli impulsi che arrivano da un contatore meccanico o di altro genere, così come per elaborare anche eventualmente una portata, quindi sono in grado anche di dividere un'unità campione per il tempo che passa tra un impulso e l'altro e darmi quindi una portata, ad esempio in litri al secondo, mentre invece le uscite, diciamo, sono utilizzabili sia ad impulso che in maniera statica. La differenza invece a livello di funzionalità software più grande rispetto alla gamma entry level, alla fascia entry level, è data dal fatto che il 251 e il 252 supportano il protocollo Modbus. Quindi se è vero che abbiamo già più ingressi, più uscite, in questo caso diciamo il limite non è dato dall'IO presente a bordo, ma è potenzialmente infinito, potenzialmente non abbiamo nessun limite sui segnali da poter acquisire, perché supportando il Modbus RTU abbiamo la possibilità di andare a leggere vari strumenti, anche qua vari sensori, varie sonde, ma anche macchinari o comunque dispositivi industriali. Il Modbus, giusto per fare un cenno veloce, è un altro protocollo standard utilizzato molto in ambito industriale, che permette a macchine, a dispositivi di diversa tipologia e anche in questo caso di diversi produttori di condividere, diciamo, un linguaggio comune, quindi di parlare tra di loro in maniera a loro comprensibile. Tramite quindi il Modbus possiamo andarci ad interfacciare per dire un inverter, andare a leggere tutti i dati che ci mette a disposizione l'inverter ed eventualmente anche andare a comandare dei set point, delle velocità e quant'altro.
Possiamo andarci ad interfacciare con degli strumenti di misura che supportino questo tipo di protocollo. Ce ne sono di vario genere, anche i misuratori di portata oramai supportano tranquillamente il Modbus. E in realtà in questa slide stiamo vedendo anche due piccoli spoiler, perché abbiamo la possibilità di interfacciare i nostri prodotti anche con la nostra gamma di espansioni. In questo caso, in questo disegno, vedete anche l'XP150, che è una gamma che verrà lanciata a breve, nelle prossime settimane, così come il TP100, che è un display Modbus che sarà disponibile a breve, insomma, nella nostra gamma, che permetterà interfacciandosi con i nostri dispositivi, di visualizzare quindi su un display le varie misure. Questi sono chiaramente degli esempi, perché se avete già dei dispositivi di altro genere che comunicano via Modbus, sono chiaramente interfacciabili con 251 e 252, quindi non solo chiaramente prodotti realizzati da Netix, ma di qualunque tipo di produttore. E diciamo, una volta acquisito un segnale di questo genere, quindi un valore più che altro di questo genere, possiamo andare a definire le stesse logiche di eventi e azioni che abbiamo visto in precedenza, quindi fare in modo che al superamento di una certa soglia mi mandi un messaggio o vada a comandare l'accensione o lo spegnimento di un qualche macchinario, così come anche chiaramente l'invio dati, quindi anche il dato che sto acquisendo via Modbus ho la possibilità poi di inviarlo ad una piattaforma esterna per realizzare quindi un'archiviazione dati, per vedere quindi un grafico, uno storico dei dati raccolti, così come anche con l'MQTT, quindi potrei leggere dei dati tramite un collegamento, in questo caso a fili, perché il Modbus RTU è una seriale, quindi un bus a fili. Potrei leggere i dati quindi dall'impianto e poi condividerli con un broker MQTT per fare in modo che altri dispositivi o altre persone possano leggerlo direttamente da lì, quindi diventando in questo caso una sorta di piccolo gateway. Quindi questa, diciamo, è la differenza sostanziale tra il 151-152 e la gamma e la fascia che abbiamo visto prima, costituita da 111-112, ovvero il fatto di non essere vincolati al numero di ingressi e uscite che hanno, ma di poter espandere questi ultimi tramite il protocollo Modbus. Passando quindi allo step successivo, andiamo al nostro dispositivo top gamma, che è il V500 Plus. Anche in questo caso ovviamente non andrò a ripetere quello che abbiamo già detto per gli altri prodotti, perché ha tutto quello che abbiamo visto fino ad ora, quindi compreso anche chiaramente il Modbus RTU su RS485. In più però va ad aggiungere chiaramente delle altre funzionalità, quindi questo è il nostro top gamma, diciamo che racchiude tutte le funzionalità disponibili sui nostri dispositivi e le possiamo trovare tutte quante qua. Quindi che cos'ha in più? Allora, innanzitutto, allacciandoci al discorso del Modbus, in questo caso abbiamo anche il Modbus TCP/IP, quindi il fatto di poter utilizzare lo stesso protocollo standard di comunicazione con macchinari di vario genere, non solo su dispositivi collegati direttamente alla sua RS485, quindi alla sua seriale, ma anche a dispositivi raggiungibili tramite una connessione internet, fondamentalmente. Qui abbiamo fatto alcuni esempi. Chiaramente si può raggiungere un dispositivo via Modbus indipendentemente dal fatto che il V500 utilizzi un Wi-Fi piuttosto che la connessione della SIM, piuttosto che la connessione LAN, visto che dispone anche di un'interfaccia di rete Ethernet. Quindi indipendentemente appunto dalla tipologia di rete che sto utilizzando, posso potenzialmente collegarmi a dei dispositivi anche collegati in remoto, quindi non solo raggiungibili all'interno magari della stessa rete aziendale, ma anche dispositivi posti a chilometri di distanza, perché se sono in grado di comunicare anche loro con internet, banalmente riusciamo a raggiungerli. Quindi il Modbus TCP, diciamo che espande ulteriormente la possibilità di acquisire segnali non per forza di cose collegati al dispositivo in maniera fisica, in quanto tramite internet vi permette di raggiungerne anche altri. In più, sempre riguardo la funzionalità del Modbus, nel V500 Plus troviamo anche la modalità server, ovvero il V500 Plus fa da server, ovvero è lui che mette a disposizione dei dati per un qualche altro dispositivo che li può venire a leggere sempre tramite Modbus. In questo caso sia tramite il Modbus TCP che tramite il Modbus RTU.
Cosa significa questo? Allora, il 251 abbiamo detto era in grado di leggere dei dati derivanti da dei dispositivi che sono messi nell'impianto e che mettono loro a disposizione un qualcosa. Quindi ho un misuratore di portata che comunica tramite RS485, mi dà il valore della portata, il 251 se lo viene a leggere. Ovviamente il contrario non sarebbe possibile, quindi il misuratore di portata non può leggere quello che mette a disposizione il 151, perché in una rete Modbus, diciamo, ci può essere solo un master, quindi un dispositivo che comanda, e gli altri che eventualmente rimangono in attesa. Con il 500 Plus possiamo fare entrambe le cose, quindi lui può accedere a un qualunque dato di un qualunque dispositivo che gli va a mettere a disposizione i propri dati, ma può anche essere lui a prendere i dati raccolti indipendentemente da come li abbia raccolti, quindi indipendentemente dal fatto che siano collegati ai suoi morsetti, che lui li stia leggendo tramite la rete Modbus o che arrivino per esempio dall'MQTT, indipendentemente da tutto questo, può renderli disponibili a un servizio esterno, diciamo un dispositivo esterno. Ed è l'esempio, è il caso diciamo del terzo esempio che vedete nella slide, quindi ad esempio uno SCADA. Ho uno SCADA collegato all'interno della stessa rete, ma anche da remoto, volendo. Lo SCADA si può interfacciare con il 2500, che in quel caso gli farà da gateway verso tutto quello che sta dopo il 500. Quindi il 500 comanda diciamo nel suo impianto e poi rende disponibile il tutto a uno SCADA o a un qualunque dispositivo similare per poter quindi gestire tutti i dati eventualmente in un unico punto di controllo. Ecco, quindi andando oltre, diciamo, le altre funzionalità del 500 Plus, qui stiamo vedendo ancora un esempio in realtà del Modbus Client Server, perché giustamente in questo caso il 500 Plus può anche dialogare con altri 500, sempre utilizzando il protocollo Modbus. Quindi se per gli altri dispositivi, diciamo, l'unico modo di poter mettere in comunicazione più dispositivi Netix tra loro era quello di utilizzare il protocollo MQTT, in questo caso in realtà possiamo farlo anche tramite il Modbus, perché appunto sono tutti quanti in grado di leggere e scrivere sulla stessa rete e quindi di comunicare in entrambe le direzioni, diciamo, tramite questo protocollo. Altre funzionalità, diciamo, specifiche del Web 500 Plus e non presenti quindi negli altri, sono sicuramente il fatto di poter gestire delle logiche avanzate. Quindi se prima abbiamo visto che l'entry level e il mid level sono comunque in grado di elaborare un dato, nel senso di leggere un sensore, una sonda e dire ok, mando un SMS di allarme oppure vado ad azionare un macchinario, in questo caso abbiamo una logica un po' più complessa, o meglio possiamo fare una logica un po' più complessa, nel senso che, ad esempio, come stiamo vedendo qui nella slide, abbiamo la possibilità di organizzare delle logiche AND/OR, e quindi non più soltanto su input che mi genera un output, ma magari una serie di input che mi vanno a generare un output. Quindi posso mettere in correlazione vari segnali che arrivano anche da sensori non per forza di cose omogenei tra loro, che in base al fatto che siano tutti quanti in un certo stato, possono andare a generare un output un po' più complesso. La stessa cosa può valere anche per il discorso, cioè può rientrare anche il discorso dello scheduler, quindi potrei anche dire creo un allarme, normalmente, del tipo quando il mio sensore raggiunge un livello troppo alto, condizionato però al tempo, quindi se siamo all'interno di una certa fascia oraria allora mando un messaggio, se siamo di fuori di quella fascia oraria ne mando un altro, oppure non lo mando affatto. Quindi posso mettere assieme anche diciamo la base tempi, insomma lo scheduler, lo posso mettere assieme anche con il trigger su una soglia, quindi posso fare eventi avanzati di questo genere. Inoltre gli eventi diciamo non sono più condizionati al solo input che sto leggendo, ma posso andare ad elaborare quel dato applicandogli anche delle formule matematiche. Quindi un esempio molto semplice potrebbe essere quello di fare una media del valore misurato da due sensori. Potrei prendere il sensore 1, sommare il valore letto a quello che sta leggendo il sensore 2, dividere per 2 e ottenere quindi la media dei due. Solo se la media è superiore a x, allora vado a fare un qualcosa, vado a generare un allarme, vado a fare un qualcosa, un'automazione. Questa cosa ovviamente non era possibile con i dispositivi delle fasce precedenti, lo può fare invece il 500 Plus.
Nelle formule matematiche abbiamo diversi operatori matematici, quindi non solo il diviso, la moltiplicazione, la sottrazione, l'addizione, ma anche seno, coseno, elevamento a potenza, quindi posso andare a creare comunque delle espressioni matematiche anche di una certa complessità. Così come posso anche definire delle soglie dinamiche. Allora, che cosa intendiamo per soglie dinamiche? Intendiamo che mentre nelle altre fasce, gli altri dispositivi possono gestire sensore uguale a valore X, e quel valore X rimane stabile nel tempo a meno che voi non entriate nell'interfaccia web per modificarlo, quindi a meno che non si vada a cambiare la configurazione. Il V500 Plus permette di fare in modo che quel valore X diventi dinamico, e quindi vi permette tramite un SMS, tramite una mail o tramite anche degli eventi, diciamo, automatici, di cambiare questa soglia, e quindi di dire magari fino ad ora ho lasciato come soglia critica 10, che potrebbero essere 10 metri su un livello, su un serbatoio, adesso ho cambiato il serbatoio o sono cambiate comunque delle specifiche dell'impianto, cambio la soglia e la imposto a 5. Negli altri dispositivi dovrei entrare per forza nell'interfaccia web, quindi se la raggiungo da remoto, diciamo bene, altrimenti mi devo recare nell'impianto. In questo caso invece posso semplicemente mandare un SMS per cambiare questa soglia, quindi diventa molto più semplice anche la gestione, insomma, del tutto. Quindi ecco, a livello di complessità, proprio anche della configurazione delle logiche che si possono andare a fare, il 500 Plus ha sicuramente delle caratteristiche che gli altri prodotti non hanno e che lo rendono più potente, in grado di gestire degli impianti più complessi sicuramente. Non solo questo, perché un'altra funzionalità importante e diciamo presente solo nel 500 Plus è quella data dal data logger. Quindi se è vero che anche V500 Plus è in grado di inviare dati verso piattaforme esterne, quindi verso il nostro cloud o verso piattaforme di terze parti, presenta anche una memoria flash interna nella quale possiamo salvare un gran numero di dati. Quindi tutto quello che stiamo leggendo via Modbus o collegato direttamente ai nostri ingressi o in qualunque altra modalità, possiamo decidere di andarlo ad acquisire con delle tempistiche che deciderete voi, una volta al minuto, una volta ogni mezz'ora, quando volete voi, e di vedere poi questi dati raccolti, questi dati storici, direttamente sempre tramite l'interfaccia web del V500 Plus, quindi anche in questo caso da remoto, da locale, come preferite. Quindi qui avremo la possibilità di vedere dei grafici o delle tabelle, di esportare anche i grafici e le tabelle, di navigarli magari dicendo data da A, e quindi di andare a vedere un qualcosa che è successo magari anche il mese scorso e di tirare fuori i dati che si riferiscono a quel periodo. Così come anche, come vedete nella seconda parte della slide, la possibilità di espandere, diciamo, questa memoria e di salvare tutti i dati in un USB storage, quindi in una chiavetta USB collegata al nostro connettore USB di cui dispone il V500 Plus. Ecco, in questo secondo caso i dati raccolti nell'USB non saranno visualizzabili nell'interfaccia web, ma diciamo sarà sufficiente scollegare la periferica USB dal V500, collegarla ad un PC per poi andare a vedere una tabella in formato XLS e CSV, e quindi poi andare a generare dei grafici, delle tabelle tramite un qualunque tipo di foglio elettronico. Quindi anche queste sono funzionalità specifiche del V500 non presenti negli altri dispositivi, che lo rendono diciamo in qualche modo autonomo, perché oltre a fargli gestire tutte le logiche del campo lo possono far diventare un vero e proprio centratore di dati, perché come dicevamo i dati che posso andare eventualmente a visualizzare tramite la funzionalità del data logger non sono per forza di cose quelli riferiti al valore o le letture che sto facendo direttamente dai sensori, insomma, collegati ai morsetti del 500 Plus, ma anche un qualcosa che sto leggendo magari in maniera remota tramite il protocollo Modbus TCP/IP piuttosto che tramite l'MQTT, e quindi posso accentrarli tutti dentro la memoria del V500 e andarli a vedere direttamente dall'interfaccia web. C'è anche un'altra modalità, diciamo, per vedere i dati, in questo caso però in tempo reale, che è quella della dashboard. Quindi tutti i dispositivi, anche l'entry e il mid-level, permettono di vedere i dati in tempo reale da una paginetta web, sempre tramite quindi la nostra web interface,
nella quale senza dover fare refresh, c'è un refresh automatico, vedo immediatamente gli stati e i valori dei vari ingressi che sto leggendo. Però diciamo è una lista di variabili con un minimo di grafica, perché posso vedere comunque se sono in allarme oppure no, ma è personalizzabile fino a un certo punto, perché mi permette soltanto di raggruppare eventualmente i segnali per tipologia, quindi di creare dei gruppi e poco altro. Mentre invece nel V500 Plus abbiamo uno strumento, un tool grafico che non è presente negli altri, che è la dashboard. La dashboard sostanzialmente la potete vedere come un sinottico a tutti gli effetti, quindi vi permette di caricare un'immagine di background che potrebbe essere la planimetria, una foto o comunque un disegno tecnico o meno del vostro impianto, del macchinario con cui si sta interfacciando il V500 Plus, e di andare poi a piazzare sopra a questa immagine vari tool grafici, vari widget, vari elementi già precaricati nel V500 che vi consentono di dare diciamo, del dinamismo a quella pagina. Quindi tra i vari tool grafici abbiamo ad esempio la possibilità di vedere delle barre verticali o orizzontali di riempimento, quindi in base al livello che sto leggendo avrò una barra che si riempie con dei colori che potete decidere voi, con anche delle soglie che potete andare ad impostare per vedere quindi la barra gialla quando il valore è più o meno buono, verde quando è ottimale, magari rosso quando c'è un problema, quando siamo in allarme. C'è poi la possibilità di vedere dei grafici a torta, nei quali potete quindi mettere una o più variabili per vedere magari come viene ripartita, non lo so, una linea, ad esempio se state analizzando magari una produzione di un impianto fotovoltaico o quant'altro. C'è poi la possibilità di poter mettere vari LED con anche delle icone personalizzabili per vedere quindi lo stato aperto o chiuso di tutto ciò che state leggendo. Quindi diciamo una serie di strumenti grafici da poter piazzare dove volete voi, da poter scalare con le dimensioni che preferite e da poter inserire magari sopra a un disegno che avete realizzato, che avete trovato da qualche parte, che vi consenta quindi di dare un colpo d'occhio anche più intuitivo a un eventuale cliente non tecnico, un eventuale utente non tecnico, ma anche semplicemente insomma di vederla come home page una volta effettuato l'accesso all'interfaccia web del dispositivo. Anche questa chiaramente visualizzabile da remoto. In questo caso diciamo, abbiamo anche la possibilità di vedere dei grafici che però non sono quelli legati alla funzionalità del data logger, che è un'altra cosa, ma che vengono generati in tempo reale, quindi tanto più manterrò aperta la schermata della dashboard, di tanti più dati verrà popolato poi il grafico o i grafici. Tra l'altro per ogni dispositivo si possono predisporre anche più dashboard, più tab, quindi potreste avere una schermata dedicata a una sezione dell'impianto e poi una schermata dedicata ad un'altra per organizzare appunto tutti i vostri segnali, tutte le vostre misure in maniera un po' più ordinata, diciamo. Quindi permette di vedere fondamentalmente quello che si vede già dall'interfaccia web standard, che permettono di vedere anche gli altri dispositivi, però in maniera un po' più user friendly, in maniera un po' più accattivante, diciamo. Ecco, altre funzionalità presenti solo nel 500 Plus, allora, oltre all'invio dati verso cloud tramite protocollo HTTP e MQTT, il V500 Plus, di diverso rispetto agli altri, può anche mandare i dati ad un server FTP. È un protocollo che era in uso magari un po' di anni fa, però rimane comunque attuale, ci sono ancora dispositivi che lo utilizzano, ancora server insomma che lo utilizzano, quindi per compatibilità anche con sistemi un po' più datati abbiamo introdotto anche il protocollo FTP, quindi è un altro modo di inviare dati. In sostanza il dato viene inviato in un formato, diciamo, in formato CSV, quindi con dei separatori di campo. Dall'altra parte chi andrà a leggere poi quel file che gli arriva dovrà essere in grado di interpretarlo per generare sempre alla fine grafici, tabelle o allarmi. Però in questo caso Netix non fornisce un server FTP, è soltanto per compatibilità con chi già lo utilizza. Così come anche Dropbox. Dropbox è un servizio molto, molto comune, uno dei tanti servizi di cloud presenti insomma
nel mercato. Permette tra l'altro anche di creare degli account gratuiti fino a qualche giga di spazio, quindi è più che sufficiente per fare in modo di leggere i dati che provengono da 1 più 500, perché tanto ovviamente non si arriverà mai a raggiungere dei giga. Non è chiaramente la soluzione magari più professionale per poter disporre dei dati che arrivano dal campo, ma è sicuramente quella più veloce, perché basta veramente digitare Dropbox in un motore di ricerca, si trova subito come fare un account, è veramente una questione di pochi attimi, e si ha immediatamente quindi a disposizione uno spazio nel quale gestire o tutti i dispositivi o comunque di separarli anche per directory. A quel punto basterà configurare i V500 per fare in modo che mandino i dati lì, e in maniera del tutto gratuita e assolutamente veloce avete già il vostro cloud. È ovviamente quella meno professionale, perché non vi permette di fare chissà quali elaborazioni, vi permette eventualmente di scaricare i dati e poi di fare una post elaborazione dal vostro PC, magari per vederli appunto dentro un file di calcolo, un foglio elettronico, eccetera, eccetera. Però ci sono anche queste due possibilità, quindi oltre all'HTTP e MQTT abbiamo anche queste altre due possibilità. Il V500 Plus poi è anche compatibile con un sensore di nostra fornitura, che si può richiedere come optional, che consente la geolocalizzazione, quindi è in grado, tramite questo sensore che verrà applicato ad una delle sue seriali, di stabilire le coordinate fondamentalmente, di poterle mettere a disposizione anche su delle variabili, quindi volendo potreste fare anche degli allarmi per vedere se le coordinate cambiano di troppo, che vuol dire che qualcuno vi sta rubando il quadro fondamentalmente, o comunque se sono impianti mobili chiaramente può essere comodo anche per poterli tracciare nel tempo. E nel caso del nostro cloud, quindi se utilizzate il nostro cloud, queste coordinate vengono anche poi visualizzate all'interno di una mappa che vi consente quindi di rintracciare, proprio geograficamente parlando, tutti i vostri dispositivi e di vedere un po' dove sono piazzati nella mappa, appunto. Infine abbiamo la possibilità di andare a leggere uno o più IPCAM, nel senso che esiste un menu avanzato nel V500 Plus che mi consente di andare a specificare un percorso al quale troverò l'immagine che mi arriva da una webcam, da una IPCAM, per poter quindi acquisire questa immagine e metterla a disposizione nell'interfaccia web. Non solo nell'interfaccia web, quindi non solo per vedere più o meno in tempo reale quello che succede, ma in realtà anche per poter mandare quell'immagine, uno screenshot, insomma, fatto in quell'istante, quando ad esempio c'è un allarme. Quindi potrebbe essere utile per vedere, non so, se avete degli strumenti che vanno calibrati, che devono centrare a un certo punto, eccetera, eccetera. Potrebbe essere utile per vedere se lo sono oppure no, e fare in modo che quando il dispositivo riceve un input che potrebbe essere un input di allarme, faccia uno screenshot e ve lo mandi in qualche modo, a seconda della piattaforma che deciderete di utilizzare a questo scopo, che vi mandi quindi uno screenshot, quindi proprio una schermata, un'immagine acquisita dall'IPCAM, dalla webcam. Quindi questo è possibile nel 500 Plus perché diciamo la possiamo collegare sia localmente tramite l'interfaccia web, tramite l'interfaccia Ethernet, che accedervi da remoto, però diciamo che negli altri dispositivi era un po' più difficile, quindi è rimasta una feature del V500 Plus specifica di questo dispositivo e basta. In realtà c'è anche un'altra serie di funzionalità che il V500 Plus è in grado di fare e che gli altri dispositivi non sono in grado di fare, che è quella riguardante diciamo il routing e il networking un po' più tecnico, un po' più spinto, quindi non solo per permettere al dispositivo di inviare dati, di interfacciarsi con la rete internet, ma per fare delle cose un pochino più complesse. Mi fermo un attimo perché ho visto che c'è una domanda. Sì, è assolutamente tutto fattibile, quindi c'è la possibilità, leggo per chi ovviamente non vede la domanda, c'è la possibilità tramite diciamo, la dashboard di definire un'icona, uno strumento grafico che sia associato ad un relè
e di dare modo ad un utente quindi di accedere alla dashboard da remoto e fargli fare praticamente l'accensione e lo spegnimento di quello che poi andrà collegato al relè. Quindi tramite la dashboard uno troverà una iconcina da poter cliccare per fare on-off di quello che dopo andrà a collegare a questo relè. Si può ovviamente fare, chiaramente la dashboard può essere diciamo la home page che vedrà l'utente, quindi l'utente non vedrà il menu tecnico, non avrà possibilità di cambiare le impostazioni, non potrà accedere a niente che non sia la dashboard, e chiaramente però questo avverrà in ogni caso tramite diciamo l'immissione delle credenziali, quindi non si può esporre neanche la dashboard completamente, perché almeno username e password quelli bisogna definirli. Però si può fare in modo che appunto l'utente abbia le proprie credenziali, entra con quelle username e quella password, vede soltanto la dashboard, clicca dove deve cliccare e quindi di conseguenza accende e spegne il macchinario che ci ha collegato, quindi è assolutamente fattibile. Ok, rispondo ad un'altra domanda. Allora, il 251 e il 252 non sono compatibili con il protocollo Modbus TCP/IP, quindi se nel caso specifico della domanda dovessero interfacciarsi con uno SCADA non sarebbe fattibile in quella modalità, diciamo, perché non supportano il Modbus TCP/IP. L'MQTT chiaramente ce l'hanno, esiste, quindi si possono interfacciare con qualunque cosa dialoghi tramite quel tipo di protocollo. Quindi sì, in questo caso la risposta è sì. No, per quanto riguarda la configurabilità da remoto del 251.52, allora quella è disponibile solo se loro sono in grado di utilizzare la propria connessione, perché non avendo l'internet non possono interfacciarsi ad un router esterno, avendo soltanto appunto o la SIM o il wifi. In realtà si possono interfacciare ad un router tramite wifi, però dovrei mettere un router wifi lì, il dispositivo collegato al router wifi, allora in quel caso ovviamente posso accedere anche da remoto. In tutti gli altri casi no, perché non ho un Ethernet, quindi non posso utilizzare un secondo dispositivo per dargli connettività. Ecco, deve essere lui a stabilirla, e poi lì si apre tutto il discorso relativo alla VPN, quindi se ho una rete wifi aperta ci posso entrare senza problemi, se invece non è aperta ho bisogno della VPN, se ho una SIM sulla quale l'operatore mi dà accesso ad un IP pubblico, posso raggiungere l'interfaccia web da remoto senza nessun altro problema. Se non c'è questa possibilità, chiaramente anche in quel caso avrò bisogno della VPN. Ok, quindi dicevamo del 500 Plus, l'altra grande differenza rispetto agli altri prodotti è il fatto di poter gestire delle funzionalità, delle logiche di routing un pochino più avanzate. Qui le abbiamo schematizzate, sono principalmente 3. Quindi la prima, il NAT, significa che tutto quello che viene collegato localmente tramite l'interfaccia Ethernet al 2500, quindi PLC, computer anche volendo, comunque qualunque altro strumento che abbia banalmente un Ethernet, tutto quello che vado a collegare localmente al 2500 può accedere ad internet utilizzando il 2500 come router vero e proprio. Quindi il 2500 potrebbe avere una SIM al suo interno, ad esempio. Qui abbiamo messo anche in mezzo la VPN, ma diciamo che non è per forza obbligatorio che ci sia. Banalmente, collego un PC o più PC ad uno stesso hub, collego l'hub al 2500, i PC escono in internet utilizzando la connessione data dalla SIM all'interno del 2500, quindi in questo caso dalla connessione 4G. Dove può aver senso questo tipo di funzionamento? Nel caso in cui io abbia dei macchinari che magari devono poter accedere a un cloud, ad una piattaforma remota, e non voglio però che utilizzino la rete locale della mia azienda perché voglio separarli dal resto della rete per motivi di sicurezza, voglio quindi che utilizzino una loro rete separata, sicura.
ecco che mettendola al V500 senza bisogno di prendere un nuovo router e di fare altri collegamenti, il V500 è in grado di fare lui da router e anche di stabilire eventualmente la connessione VPN. Quindi per dare anche un'ulteriore sicurezza in più. Un'altra caratteristica invece del routing avanzato del V500 Plus è data dal port forwarding, è più o meno il funzionamento alla rovescia, quindi il V500 Plus in questo caso permette a un dispositivo remoto, quindi a un PC, a un tablet, a uno smartphone, qualunque cosa sia, di accedere a quello che ho collegato localmente al V500 stesso. Qui abbiamo messo come esempio un IP cam, potrebbe essere l'impianto di videosorveglianza dell'azienda, potrebbe essere un PLC dotato di interfaccia Ethernet, potrebbe essere un macchinario qualunque dotato di interfaccia Ethernet. Se ad esempio avete la necessità di collegarvi all'interfaccia di questi altri dispositivi o comunque di poter raggiungere questi dispositivi su un certo indirizzo IP, possiamo fare in modo che il V500 stia in mezzo per creare, anche in questo caso, una rete sicura. Quindi voi vi collegate tramite VPN alla connessione del V500 Plus, il quale poi andrà a fare il forward, quindi a distribuire, diciamo, la comunicazione verso uno o l'altro dispositivo a seconda della richiesta che gli avete fatto. Quindi se nel primo caso è lui che dà connettività a un qualcosa di locale verso il mondo esterno, nel secondo caso dà la possibilità al mondo esterno di accedere a quello che ho collegato in locale, quindi è un po' viceversa. Chiaramente le due cose possono coesistere, quindi posso avere una comunicazione bidirezionale in questo senso. L'altra funzionalità legata al routing invece è quella legata alle seriali in realtà, perché il V500 Plus ha un connettore USB 2 RS232 ed un RS485. Io posso collegare a queste seriali qualunque tipo di dispositivo che ovviamente abbia la stessa tipologia di seriale, quindi anche qua un PLC, un HMI, un inverter, qualunque cosa, e posso fare in modo che da remoto, tramite magari il software proprietario del mio PLC, io possa sfruttare il V500 come gateway seriale in questo caso. Quindi io da remoto, utilizzando il software proprietario del PLC, il mio computer penserà di essere collegato direttamente alla seriale del PLC, quando invece in mezzo c'è un dispositivo, e cioè il V500 Plus. Cioè praticamente lui andrà a creare, tramite un programma gratuito, andrà a creare nel vostro computer una seriale virtuale, quindi il vostro PC sarà convinto di avere una nuova COM, una nuova seriale, che però non è la classica periferica USB o 232 disponibile insomma nei PC, ma è una connessione internet sicura, criptata su VPN, direttamente verso il V500 Plus. Tutto ciò che il V500 Plus riceverà da questo canale di comunicazione, da questa rete, lo andrà poi a fare un forward verso la seriale. Quindi la stessa cosa che abbiamo visto prima con il port forwarding, solo che anziché applicarsi all'Ethernet, diciamo, quindi ad un'interfaccia web, si applica alle seriali 232, 485 e USB. L'esempio che vi stavo facendo prima è piuttosto tipico, quindi il fatto di avere un software proprietario di qualunque tipo di marchio del mio PLC mi consente di accedere al PLC tramite seriale per caricare e scaricare il programma o per scaricare dei log dello stesso, o comunque appunto per cambiare la programmazione. Necessita però appunto del suo software proprietario, non posso fare in nessun altro modo. Ecco che posso farlo anche da remoto mettendo in mezzo un V500, quindi il V500 Plus permette di, diciamo che in questo caso funge un po' come da prolunga 232, solo che una prolunga molto lunga, perché si può accedere anche da remoto. Ecco, allacciandomi a queste funzionalità quindi di routing del V500 Plus, andiamo a vedere l'ultimo prodotto della gamma Next. L'abbiamo lasciato in fondo perché in realtà è un po' fuori standard, nel senso che ha delle funzionalità specifiche, quindi non è diciamo, la naturale evoluzione del 500 Plus, ha qualcosa in meno rispetto al 500 Plus, diciamo che ne condivide la parte di routing che abbiamo appena visto. Per il resto appunto ha ovviamente un'interfaccia web del tutto simile a quella degli altri prodotti, il supporto alla VPN e appunto le funzionalità di routing. Quindi questo dispositivo nasce proprio come gateway industriale solo per le applicazioni che abbiamo appena visto nel 500 Plus legate al routing, quindi il port forwarding, il NAT
e le seriali virtuali. Quindi lui fa solo questo, nasce appositamente per questo. Non fa quindi un controllo, non fa quindi un controllo su i segnali collegati ai propri morsetti, anche perché di fatto è in grado di gestire un solo input e un solo output, ma appunto solo per fare una segnalazione di SMS, eventualmente di allarme, ma nient'altro. Ha una seriale 485, ha una seriale 232, ha anche un USB, ma non le posso utilizzare per il protocollo Modbus, perché lui non usa un protocollo, ma semplicemente mette a disposizione le proprie seriali per fare da ponte, quindi per essere trasparente verso un PLC, un HMI e tutto quello che abbiamo visto prima. Quindi non fa la parte di telecontrollo, non fa data logger, è una gateway industriale a tutti gli effetti. Di diverso rispetto al V500 Plus, in questo contesto specifico del routing, ha il fatto di poter gestire due reti Ethernet distinte. Quindi il V500 Plus diciamo, ha un modem 4G a bordo, ha un Wi-Fi e ha una rete Ethernet, e quindi potrei collegarci vari macchinari alla rete Ethernet e poi uscire in internet tramite la mia connessione 4G. E quindi in questo modo, diciamo, sto separando le due reti, non sono costretto a collegare tutti i miei macchinari alla rete aziendale, andando quindi a disturbare la rete aziendale o rendendoli comunque raggiungibili da un qualunque PC, che potrebbe essere qualcosa di potenzialmente pericoloso, perché posso gestire due reti diverse, che appunto una è Ethernet e l'altra è 4G. Il V200 Plus, oltre a questo, però vi dà anche la possibilità di separare le reti sulla stessa, cioè proprio sull'Ethernet, quindi poter, anziché dover per forza di cose mettere dentro una SIM, poter utilizzare una periferica Ethernet come connessione verso ad internet, quindi collegandola effettivamente alla vostra rete aziendale, e l'altra interfaccia Ethernet invece come collegamento locale verso i vostri macchinari, verso i vostri dispositivi. Quindi loro non saranno in grado di accedere alla rete aziendale, quindi appunto di essere raggiungibili dalla stessa, loro vedranno soltanto il V200 Plus, il quale però lui sì sarà in grado di interfacciarsi con la rete aziendale per avere quindi la connettività, quindi senza appunto utilizzare per forza di cosa una SIM, potete separare comunque le due reti per un motivo principalmente di sicurezza. Insomma, so che è una caratteristica richiesta in vari impianti. Questa era un po' la panoramica, insomma, di tutti i vari prodotti. Ripeto, oggi il focus non era quello di addentrarci sulle funzionalità specifiche, per le quali abbiamo già fatto dei webinar in passato, ma proprio di vedere le differenze tra una fascia della gamma Next e l'altra, quindi per fare un po' di chiarezza, diciamo, su cosa può fare uno e cosa può fare l'altro. Come dicevo, queste slide sono eventualmente disponibili se le andrete a richiedere. Il video verrà comunque pubblicato nel nostro canale YouTube e anche nel nostro sito, quindi lo potrete rivedere anche in futuro e anche condividere, insomma, sentitevi liberi di farlo. E chiaramente io sono a disposizione per ogni altro approfondimento specifico, come sempre, via mail o telefonicamente. Lascerei ancora qualche istante se qualcun altro vuole fare delle domande, visto che siamo in chiusura, e poi passiamo ai saluti. Perfetto, allora vi ringrazio dell'attenzione, verrete avvisati in caso di nuovi webinar che seguiranno nelle prossime settimane, e niente, vi auguro una buona giornata.